Buongiorno e benvenuti a riscoprire la Mesopotamia. Continua con questa puntata la nostra serie dedicata alle missioni archeologiche italiane in Iraq. Oggi sentiremo come si svolge una giornata tipo all'interno di uno scavo. A parlarci di questo sarà il professor Brusasco, professore di archeologia del Vicino Oriente Antico all'Università di Genova e direttore della missione archeologica di Tel Abdulaziz in Kurdistan iracheno. Buona visione! Il mestiere dell'archeologo certamente non è dei più semplici, ma è sicuramente un mestiere affascinante. Lo conosciamo attraverso TV, giornali, ma noi che lo viviamo in prima persona possiamo fruirne la bellezza, l'entusiasmo e tutte le qualità che sono adesso associate. Nella nostra missione, che opera attualmente nel Kurdistan iracheno, nel sito di Tel Abdulaziz Kevala in Iraq, abbiamo una vita di scavo, di lavoro e anche comunque, a parte lavoro, di divertimento in generale, molto intensa. Lo scorso anno abbiamo iniziato gli scavi, mentre gli anni precedenti avevamo preparato con delle analisi di telerilevamento e analisi di biblioteca. I primi giorni di scavo abbiamo focalizzato l'attenzione sulla scelta di un sito da scavare, quindi sono stati giorni in cui la mattina io e i miei colleghi, la collega Carolina Barbero che si occupava della fotografia e della registrazione dei dati e anche della parte amministrativa, che è un elemento importante nelle missioni archeologiche, e gli studenti, tra cui Caterina Comi e un altro mio collaboratore iracheno, Andrao Sorà, abbiamo iniziato a esaminare alcuni siti archeologici insieme al dottor Becas, direttore del Dipartimento di Antichità. Quindi la sveglia più o meno era alle 7 del mattino e alle 8 per 2 giorni abbiamo iniziato questa ricognizione di 4 siti che determinava poi la scelta di quello da scavare. Abbiamo poi optato alla fine, dopo aver esaminato i siti più o meno neassiri ma anche preistorici di Tel Sumel, Shindokka, Tel Malta e Tel Balyuz, tutti vicini ad Ouk nel Kurdistan iracheno, di scavare un nuovo sito proposto dal Dipartimento di Antichità che si chiama Tel Abdulaziz Kevala. Questo sito è principalmente di età neoassira, quindi siamo nell'VIII-VII secolo, durante il grande impero assiro di Sargon e anche Sennacherib. Lo scavo appunto è iniziato, diciamo, il terzo o quarto giorno della missione. La vita tipica di una giornata di scavo in Iraq era la seguente. La mattina, eravamo in ottobre, quindi poteva capitare che piovesse, ci contattavano e c'era uno scambio di telefonate tra il sottoscritto e il rappresentante del Dipartimento di Antichità che scavava con noi, il dottor Covan, e alle 6 del mattino quindi uno scambio di messaggi vocali WhatsApp per sapere se piove, non piove, oggi piove, non piove, possiamo andare, non possiamo andare. Questo non è cambiato poi di tanto rispetto a quando operava sul sito di Nimrud, capitale assira non distante da Douk e da Ninive, Mallowan e Agatha Christie. Ricordo di aver letto le sue biografie di Mallowan e di Agatha Christie e dicevano la mattina a Mosul, a Ninive, sul tetto della casa si affacciavano a guardare l'operaio che in lontananza dal Tel di Kuyunjik diceva loro sì, possiamo scavare, oggi non piove, oggi può piovere, quindi è la stessa cosa che facevano loro, solo che noi lo facciamo col telefonino. Quindi alle 7 iniziavamo poi a scavare, era ottobre-novembre, quindi normalmente si inizia alle 6, ma essendo in stagione ormai avanzata, veniva chiaro la mattina più tardi, ci recavamo alle 7 sullo scavo con un fuoristrada, con un autista molto bravo, Rad tra l'altro, e il mio collaboratore Andraos, che è stato scelto tra proprio i cristiani dell'Iraq, che sono una minoranza molto importante di cui magari parleremo. I contatti con le comunità locali sono rilevanti per la nostra vita di archeologi, soprattutto in aree come l'Iraq. L'autista Rad ci accompagnava sul sito archeologico dove trovavamo 7-8 operai curdi. I primi giorni era un giorno, diciamo, di censimento degli operai, cioè nomi e cognomi, perché poi andavano pagati, dovevamo sapere appunto con una specie di libretto di busta paga per avere
un'idea di chi fosse con noi sullo scavo. E all'inizio dello scavo è interessante perché c'è stata una ricognizione del sito prima, che avevamo già fatto anche i giorni prima, ma poi un colloquio con il responsabile amministrativo di quel quartiere della città di Dohuk, del quartiere di Kevala, dove si trova il sito di Tel Abdulaziz, che mi ha spiegato, a me ha tradotto il dottor Kovan perché parlava soltanto curdo e io parlo un po' arabo ma curdo no, o pochissimo, mi spiegava appunto le dinamiche di sviluppo di questo sito, che era prima un cimitero islamico, poi anche in età recente è rimasto un cimitero islamico, quindi mi ha spiegato la funzione recente del sito. E quindi il primo giorno abbiamo effettuato quella che in termini archeologici si chiama appunto un telerilevamento con drone per attuare una mappatura del sito 3D e anche una mappa di contorno per avere tutti i dati sensibili. Contestualmente iniziava appunto lo scavo di una trincea nella parte bassa del sito per sondare quelli che erano i resti visibili sul terreno dei grossi massi di pietra che poi si sono rivelati essere un muro di un cimitero islamico, di quello che era sulla sommità del Tel. In particolare lo scavo appunto era condotto a livello manuale da questi 8 operai curdi. C'era anche con noi un bravissimo surveyor, cioè quindi un geometra esperto di teodolite, di rilevamento, che usava il GPS per rilevare i punti, l'altitudine sul terreno e poi fare anche i disegni e la cartografia. Lo scavo procedeva in questo caso dalle 7, come dicevo, fino alle 10:30 del mattino, quando c'era la pausa pranzo. Questo è rimasto invariato negli anni. Io dagli anni 90 che scavo in Iraq, e anche illo tempore ci si fermava intorno alle 10, 10:30 per un breve spuntino. Allora era a Babilonia, quando scavavo a Babilonia, per il centro scavi di Torino, Università di Torino, era a base di formaggio e uova, e di shai, di tè ovviamente, tè che gli arabi a Babilonia tra l'altro cuocevano su questi tronchi con queste resine profumatissime, e quindi il tè aveva un sapore delizioso, no? E anche spesso era un shai hamud ai limoni di Bassora, che dava quel senso di benessere perché aveva un gusto molto aromatico. Invece a Kevala, sono passati anni ormai, l'anno scorso, si beve sempre il tè alla fine, è fatto cuocere però su un pentolino e con una bomboletta di gas, quindi in maniera molto più rudimentale. Infatti il sapore si sente, è meno intenso di quello di Babilonia che avevo assaporato più di 20 anni fa, e gli operai iniziano a offrirci cibo, formaggio e anche però panini, perché adesso si portano i sandwich e anche noi portavamo dei sandwich sullo scavo. E quindi il tempo passava con delle chiacchiere e anche delle canzoni, perché io sono un amante del canto, anzi mi ripropongo la prossima missione archeologica di portare con me una chitarra o gli strumenti musicali nella pausa, poter suonare qualcosa, canti arabi o anche canti in inglese, in italiano. E dopo lo scavo proseguiva ininterrottamente, ci fermavamo ogni trovamento importante fino alle 2, 2:30 più o meno, a seconda dei giorni. Poi ovviamente c'era tutta la documentazione di scavo. Tengo a dire che sono stato uno dei pochi in questi mesi passati ad attuare nello scavo di Tel Abdulaziz Kevala un rilievo LIDAR con il radar LIDAR, quindi una scannerizzazione di ogni strato fatte in tempo reale di questo palazzo casa neoassira che abbiamo trovato, che ci permette di risparmiare molto tempo, perché con l'IDAR le immagini vengono impresse in 3D sul telefonino stesso e quindi si evita di fermarsi per un'ora o due a fare la mappatura sulla millimetrata, che invece fa perdere molto tempo, anche ore. Quindi procedevamo molto velocemente strato dopo strato. Pomeriggio si tornava a casa. L'ultima campagna di scavo, essendo la prima in realtà, non avevamo una casa vera e propria, la stavamo cercando, eravamo in un albergo inizialmente, quindi ci portavamo il materiale a casa e anche lo avevamo lasciato in un'area magazzino vicino allo scavo, e dopo un pranzo direi abbastanza abbondante a base di pasta ma soprattutto anche di cibo iracheno, il famoso ruz ma tomato, c'è il riso col pomodoro, oppure ruz con il loz, con le mandorle, il digiaggio, il pollo eccetera, il tutto condito alla fine non con un caffè ma con una bevanda tipica dell'Iraq, il tè, shai. Poi c'era un breve riposo, una
pausa di un'ora, diciamo più che altro per rinfrescarsi dopo lo scavo. Poi si tornava a lavorare, in questo caso avevamo un'area specifica nell'albergo dove potevamo disegnare la ceramica con la mia allieva Caterina Comi, e quindi con il pettine e i vari strumenti disegnavamo la ceramica, gli oggetti ritrovati, i vaghi di collana, le selci e l'ossidiana che avevamo trovato. Questo andava avanti fino alle 7 e le 8, quando avevamo una breve pausa, un break per una cena che era in realtà poi un brodino con un'insalata, perché la sera eravamo molto stanchi. La giornata per i miei collaboratori finiva lì, ma non per me, perché ogni giorno ero regolarmente contattato da autorità locali che volevano parlare con me per conoscermi, parlare degli scavi, parlare dei rapporti Italia-Iraq a livello sociale. Nei primi giorni, tra l'altro, prima di iniziare lo scavo vero e proprio, abbiamo avuto anche modo di visitare alcuni siti importanti che sono nell'area, e a proposito di minoranze abbiamo visto il famoso tempio degli Yazidi a Leilish, e quindi abbiamo conosciuto gli sceicchi locali. La comunità degli Yazidi è una comunità minoritaria in Iraq, praticano un culto sincretistico di religioni mesopotamiche antiche, cristianesimo e religione musulmana, e sono in questo tempio bellissimo dove hanno vari riti iniziatici che ci hanno spiegato. Inoltre abbiamo visitato siti archeologici importanti come quello di Khinnis, tutta la missione archeologica nei pochi pomeriggi liberi, perché in realtà abbiamo lavorato in maniera molto serrata. Khinnis è il sito dove ci sono i rilievi di Sennacherib scolpiti sulla roccia, molto, molto bello, molto interessante, con Sennacherib di fronte alle varie divinità nel gesto del tendere l'indice, che indica venerazione e eloquio. Quindi abbiamo avuto un periodo di scavo molto ricco, molto, molto importante. Il tempo libero nella nostra missione è stato veramente molto ridotto, perché scavavamo intensamente fino alle 2, ho detto prima, ma molti pomeriggi rimanevamo sullo scavo fino alle 4 anche. Quindi spesso il tempo libero dopo il pranzo, che era anche non solo alle 2 ma molte volte alle 4, 4 e mezza, in quei rari giorni che sono capitati ci siamo recati a visitare il museo di Dohuk, che dall'ultima volta che l'avevo visto anni fa ha subito una trasformazione incredibile per via degli scavi molto intensi e molto estensivi di questi ultimi anni. Ci sono molte missioni archeologiche nel Kurdistan iracheno. Il museo di Dohuk, appunto nella città di Dohuk, che è il capoluogo della provincia stessa di questa area del Kurdistan iracheno, che vanta una collezione di opere e oggetti che spaziano dalla preistoria, quindi partiamo dal Paleolitico con selci, ossidiane, e poi all'età ceramica con le culture Assuna e Samarra, per arrivare alle fasi proto-urbane di Uruk e anche Ubaid più anticamente, e fino poi alle sculture di età partico-sassanide. Ce ne sono alcune molto belle di re partici e di re del secondo secolo a.C., primo secolo d.C., per cui abbiamo anche illustrato questo museo in alcuni video che abbiamo poi postato sulla nostra pagina Facebook con un grande interesse dei membri della missione, e quindi abbiamo così a livello didascalico completato l'analisi e la ricognizione dei siti e dei musei dell'area. Ci siamo recati anche a Erbil, una cittadella islamica medievale che però rimonta all'età preistorica, antica, e poi anche a Sira, dove stavano facendo degli scavi e dei restauri, e abbiamo visto soltanto la parte più esterna. Quindi viaggi nell'area limitrofa di Dohuk che ci riproponiamo di approfondire meglio nei prossimi anni. In un altro scavo, questa volta era negli anni inizio 90, prima dell'embargo, con l'Università di Torino, nel sito di Babilonia che noi scavavamo, quindi un sito importante vicino alle mura interne della città, la porta di Urash, la porta dove la statua di Nabu entrava durante la festa del Capodanno della Chitu babilonese. Ecco, durante quello scavo noi stavamo sondando delle strutture vicino alle mura, ma non trovavamo dei muri coerenti in mattoni crudi in Lebn, perché in Mesopotamia sappiamo che la maggior parte delle mura stesse, anche dei monumenti, dei terrazzamenti che erano vicino alle mura,
perché lì c'era anche un'acropoli, e sono i mattoni crudi, per cui molto difficili da rintracciare sul terreno. Allora, adesso è molto più facile, perché abbiamo l'occhio clinico, abbiamo gli operai che li conoscono, ma allora era più difficile. Quindi noi non trovavamo strutture in crudo, ci siamo fermati 2 giorni, abbiamo chiamato il capo, lo sceicco capo degli operai scergati che lavoravano a Kala Shergat, Ashur, la capitale di Ashur, quindi siamo andati a prenderli a nord dell'Iraq, perché solo loro, negli anni 80 e 90, riconoscevano i mattoni crudi nel terreno. Quindi 2 giorni è arrivato questo sceicco molto anziano, è arrivato a casa nostra, l'abbiamo accompagnato sul sito e gli abbiamo indicato il punto in cui noi stavamo sondando il terreno, sperando che individuasse questo muro di mattoni crudi, di Leben. Allora lui inizia a invocare la benedizione di Allah, Alhamdulillah, ovviamente, inizia a guardare il terreno, inchinarsi, era molto anziano, a guardare, andare su e giù. Questo dura un quarto d'ora, 20 minuti, e noi lo seguiamo, tutti dietro, tutti i membri delle missioni che vanno dietro di lui, su e giù, lungo una linea di sezione di scavo, su e giù, su e giù, su e giù, e alla fine traccia con la cazzuola come una linea che per noi era immaginaria, dicendo: ecco, questi sono i mattoni crudi nel terreno che voi stavate cercando, questo è il muro che stavate cercando. Noi non vedevamo nulla, però ci siamo fidati sulla parola. Il giorno dopo è partito, è tornato ad Ashur, a Kala Shergat, e abbiamo saputo da amici che in realtà questo sceicco era cieco. Quindi avevamo iniziato a scavare questi muri, questa parte diciamo strutturale che sembrava un muro, e ci siamo poi fermati perché abbiamo avuto questa notizia per cui una persona cieca che ecco, non vedeva, cieco non proprio, ma non aveva la cataratta, non vedeva bene, quindi insomma ecco, questo per dire quanto è incerto il mestiere d'archeologo. Per esempio la mia supervisor, Joan Oates, la famosa archeologa che ha scavato con Mallowan a Nimrud e a Tel Brak poi in Siria, Mallowan che era il marito di Agatha Christie, e mi ha raccontato che a Tel Brak, dopo anni di studi a livello bibliografico per capire dove si trovava il palazzo mitannico, un possibile palazzo mitannico della metà del secondo millennio, non riuscivano a trovarlo sul terreno. Un giorno si sono seduti per caso in un posto a mangiare delle arance su un monticolo e, essendo seduti lì con la cazzuola, grattugiando un po' il terreno, mangiando, hanno scoperto un mattone, hanno scoperto un altro mattone, insomma si sono seduti sul palazzo mitannico per puro caso. Questo per farvi capire che l'archeologia è una scienza, ma come tutte le scienze è diretta anche dal caso, è diretta anche dalla fortuna, dalla benedizione, inshallah, come dicono i musulmani, gli arabi. Quindi non è mai programmabile una scoperta, e proprio per questo motivo è tanto più bella e emozionante, perché è del tutto inaspettata. Ringraziamo il professor Brusasco e tutti voi che siete giunti alla fine di questa puntata. Se vorrete scoprire di più sulle missioni archeologiche italiane in Iraq, è stato realizzato dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad ed edito da Treccani il volume I tesori dell'Iraq, le missioni archeologiche italiane nella terra tra i due fiumi. Qui potrete trovare i racconti degli archeologi, corredati da delle bellissime foto che mostrano i luoghi in cui loro stanno lavorando e le loro magnifiche scoperte. Arrivederci alla prossima puntata.